Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Airsus Genetic SpA, ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Airsus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Airsus durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Airsus? Airsus è un farmaco a base del principio attivo salmeterolo più fluticasone, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci, escluso anticolinergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Genetic SpA. Airsus può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Airsus 25 mcg/125 mcg per dose predosata 1x120 inalazioni per dose. Airsus 25 mcg/250 mcg per dose predosata 1x120 inalazioni per dose. Airsus 25 mcg/50 mcg per dose predosata 1x120 inalazioni per dose. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Genetic SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: salmeterolo più fluticasone. Gruppo terapeutico: adrenergici respiratori. Forma farmaceutica: sospensione. Indicazioni: Airsus è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione, I2, agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria, ha appropriato. Pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con I2, agonisti a breve durata d'azione usati a Eurosal bisogno a Euro-S. O pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con I2, agonisti a lunga durata d'azione. Posologia: via di somministrazione, uso inalatorio. I pazienti devono essere informati che Airsus deve essere usato regolarmente per ottenere il miglior beneficio, anche quando essi sono asintomatici. I pazienti devono essere sottoposti ad un controllo medico regolare, in modo da garantire che il dosaggio che ricevono di Airsus rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione del medico. La dose deve essere regolata alla dose più bassa alla quale viene mantenuto un efficace controllo dei sintomi. Una volta che il controllo a lungo termine dei sintomi viene mantenuto con il dosaggio più basso della combinazione, somministrato 2 volte al giorno, il passo successivo potrebbe essere quello di provare la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. In alternativa, i pazienti che richiedano una terapia con un I2, agonista a lunga durata d'azione piuttosto che il trattamento con un glucocorticosteroide per inalazione da solo, potrebbero passare al trattamento con Airsus somministrato una volta al giorno se, a giudizio del medico, ciò rappresenta una terapia adeguata per mantenere il controllo della malattia. Nel caso di una singola somministrazione giornaliera, quando il paziente ha una storia di sintomatologia notturna, la dose dovrebbe essere somministrata la sera, mentre, qualora il paziente abbia una storia sintomatologica prevalentemente diurna, la somministrazione della dose deve essere effettuata al mattino. Ai pazienti deve essere prescritto il dosaggio di Airsus contenente la dose di salmeterolo più fluticasone propionato appropriata per la gravità della patologia. Nota: Airsus 25 mcg/50 mcg non è appropriato negli adulti e nei bambini con asma grave. Se per un paziente si rendesse necessaria la somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli raccomandati, dovranno essere prescritte dosi appropriate di I2, agonista e/o corticosteroide. Dosi raccomandate: adulti ed adolescenti dai 12 anni in su. 2 inalazioni di 25 mcg di salmeterolo e 50 mcg di fluticasone propionato, 2 volte al giorno.
2 inalazioni di 25 microgrammi di salmeterolo e 125 microgrammi di fluticasone propionato, 2 volte al giorno. 2 inalazioni di 25 microgrammi di salmeterolo e 250 microgrammi di fluticasone propionato, 2 volte al giorno. Una breve terapia di prova con salmeterolo/fluticasone propionato può essere presa in considerazione come terapia iniziale di mantenimento in adulti o adolescenti con un'asma moderata persistente, definiti come pazienti con sintomi quotidiani, uso giornaliero del farmaco salvavita e limitazione del flusso respiratorio da moderata a grave. In questi casi, la dose iniziale raccomandata a 2 inalazioni di 25 microgrammi di salmeterolo e 50 microgrammi di fluticasone propionato 2 volte al giorno. Una volta raggiunto il controllo dell'asma, il trattamento deve essere riverificato valutando l'opportunità di ripristinare la terapia del paziente con il solo corticosteroide inalatorio. È importante un controllo regolare dei pazienti dal momento in cui si inizia a ridurre il dosaggio o gli agenti del trattamento. Non è stato dimostrato un evidente beneficio rispetto alla sola terapia con fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, impiegato come terapia iniziale di mantenimento, quando uno o due dei criteri di gravità sono assenti. In generale, la terapia con corticosteroidi inalatori resta il trattamento di prima linea per la maggior parte dei pazienti. AIRSUS non ha indicato per il trattamento iniziale dell'asma lieve. AIRSUS 25 microgrammi/50 microgrammi non ha indicato negli adulti e nei bambini con asma grave. Ha raccomandato stabilire l'appropriato dosaggio del corticosteroide per inalazione prima che qualsiasi associazione fissa possa essere usata in pazienti con asma grave. Popolazione pediatrica. Bambini dai 4 anni in su. 2 inalazioni di 25 microgrammi di salmeterolo e 50 microgrammi di fluticasone propionato, 2 volte al giorno. La dose massima autorizzata di fluticasone propionato è erogata da AIRSUS inalatore nei bambini a di 100 microgrammi 2 volte al giorno. Non esistono dati disponibili per l'uso di AIRSUS inalatore nei bambini di età inferiore ai 4 anni. L'uso di un dispositivo spaziatore Aerocamber Plus a marchio registrato con AIRSUS è raccomandato in pazienti che hanno o, verosimilmente, potrebbero avere, difficoltà nel coordinare l'attivazione dell'inalatore con l'inspirazione, per esempio bambini di età 12 anni. Solo lo spaziatore Aerocamber Plus a marchio registrato deve essere utilizzato con AIRSUS. Non devono essere utilizzati altri spaziatori con AIRSUS ed i pazienti non devono passare da uno spaziatore all'altro. Uno studio clinico ha dimostrato che i pazienti pediatrici che impiegano uno spaziatore hanno raggiunto un'esposizione simile agli adulti che non usano spaziatori e ai pazienti pediatrici che usano fluticasone/salmeterol, discus, polvere per inalazione, confermando che gli spaziatori compensano la scarsa tecnica dell'utilizzatore, vedere paragrafo 5, 2. Ai pazienti deve essere spiegato l'uso corretto e la gestione del loro inalatore e del dispositivo spaziatore e la loro tecnica deve essere controllata per assicurare una somministrazione ottimale del farmaco inalato ai polmoni. I pazienti devono usare lo spaziatore raccomandato poiché il passaggio da uno spaziatore all'altro può causare variazioni nella dose rilasciata ai polmoni, vedere paragrafo 4, 4. Una nuova regolazione verso la minima dose efficace deve sempre seguire l'introduzione o il cambio del dispositivo spaziatore. Speciali gruppi di pazienti. Non è necessario adattare la dose in pazienti anziani oppure nei pazienti con danno renale. Non vi sono dati disponibili sull'uso di salmeterolo/fluticasone propionato in pazienti con compromissione epatica. Istruzioni per l'uso. I pazienti devono ricevere istruzioni sull'uso corretto del proprio inalatore, vedere il foglio illustrativo. Durante l'inalazione, è preferibile che il paziente stia seduto o in piedi. L'inalatore è stato progettato per un uso in posizione verticale. Verifica del funzionamento dell'inalatore. Prima di utilizzare l'inalatore per la prima volta, i pazienti devono verificare che questo funzioni. I pazienti devono rimuovere il cappuccio protettivo del boccaglio premendolo delicatamente ai lati, tenere l'inalatore tra le dita e il pollice con il pollice alla base, sotto al boccaglio.
Per assicurarsi che l'inalatore funzioni, il paziente lo deve agitare bene, puntare il boccaglio lontano da essa e premere fermamente la bomboletta per rilasciare uno spruzzo nell'aria. Questi passaggi devono essere ripetuti una seconda volta, agitando l'inalatore prima di rilasciare un secondo spruzzo nell'aria. Gli spruzzi totali rilasciati nell'aria, prima di utilizzare l'inalatore, devono essere 2. Se l'inalatore non è stato usato per una settimana o più, o se l'inalatore diventa molto freddo, sotto 0 gradi, il cappuccio protettivo del boccaglio deve essere rimosso, il paziente deve agitare bene l'inalatore e deve rilasciare 2 spruzzi nell'aria. Uso dell'inalatore. I pazienti devono rimuovere il cappuccio protettivo del boccaglio premendolo delicatamente ai lati. I pazienti devono controllare se all'interno e all'esterno dell'inalatore, incluso il boccaglio, siano presenti corpi estranei. I pazienti devono agitare bene l'inalatore per assicurarsi che tutti i corpi estranei siano rimossi e che il contenuto dell'inalatore sia ben miscelato. I pazienti devono tenere l'inalatore in posizione verticale tra le dita e il pollice con il pollice alla base, sotto al boccaglio. I pazienti devono espirare per quanto possibile e, poi, posizionare il boccaglio in bocca tra i denti e chiudere le labbra attorno ad esso. I pazienti devono essere avvertiti di non mordere il boccaglio. Subito dopo aver iniziato a inspirare attraverso la bocca, i pazienti devono premere sulla parte superiore dell'inalatore con fermezza verso il basso per rilasciare airsus mentre stanno ancora inspirando regolarmente e profondamente. Trattenendo il respiro, i pazienti devono togliere l'inalatore dalla bocca e togliere il dito dalla parte superiore dell'inalatore. I pazienti devono continuare a trattenere il respiro il più a lungo possibile. Per assumere una seconda inalazione, i pazienti devono tenere l'inalatore in posizione verticale e aspettare circa mezzo minuto prima di ripetere le operazioni numerate da 3 a 7. I pazienti devono immediatamente riposizionare il cappuccio protettivo del boccaglio nell'orientamento corretto premendo con forza fino ad udire lo scatto. Non ha necessaria forza eccessiva, il boccaglio tornerà in posizione con uno scatto. Importante: i pazienti non devono eseguire in maniera affrettata i punti 5, 6 e 7. È importante che i pazienti inizino a inspirare il più lentamente possibile subito prima di mettere in funzione l'inalatore. Per le prime volte i pazienti devono fare pratica davanti ad uno specchio. Se notano la formazione di una aerosnebbiolina aero-S provenire dalla parte superiore del loro inalatore o dai lati della bocca, devono ripartire di nuovo dal punto 3. I pazienti devono sciacquare la bocca con acqua e sputarla, o spazzolare i loro denti dopo ogni dose del medicinale, al fine di minimizzare il rischio di candidosi orofaringea raucedine. Pulizia dell'inalatore, anche dettagliata nel foglio illustrativo. L'inalatore deve essere pulito almeno una volta alla settimana. Rimuovere il cappuccio protettivo del boccaglio. Non rimuovere la bomboletta dall'inalatore in plastica. Pulire l'esterno e l'interno del boccaglio e dell'inalatore in plastica con un panno o con un tessuto asciutto. Riposizionare il cappuccio protettivo del boccaglio nella maniera corretta. Ciò non richiede forza eccessiva, il coperchio tornerà in posizione con uno scatto. Non lavare o mettere alcuna parte dell'inalatore in acqua. Controindicazioni. Airsus controindicato in pazienti con ipersensibilità, allergia, ad uno dei principi attivi, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Airsus non deve essere usato per il trattamento della sintomatologia acuta dell'asma per la quale è necessario un broncodilatatore a rapida insorgenza e a breve durata d'azione. I pazienti devono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I bloccanti adrenergici possono indebolire o antagonizzare l'effetto del salmeterolo. Sia i bloccanti non selettivi sia quelli selettivi devono essere evitati nei pazienti con asma, a meno che vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Airsus. insieme ad altri farmaci come Aeurosatazanavir Accorda Euro, Aeurosatazanavir Dottor Reddisa Euro, Aeurosatazanavir Crica Euro, Aeurosatazanavir Milan Euro, Aeurosatazanavir Sandoza Euro, Aerosdarunavir Accord, compresse rivestite a euro, Aerosdarunavir Aurobindo, compresse rivestite a euro, Aerosdarunavir Dottor Reddis, compresse rivestite a euro, Aerosdarunavir Euro, Aerosdarunavir Crica, compresse rivestite a euro, Aerosdarunavir Milan, compresse rivestite a euro, Aerosdarunavir Sandoz, compresse rivestite a euro, Aerosdarunavir Teba a euro, Aerosdarunavir Zentiva, compresse rivestite a euro, Aerosevotazza euro, Aerosgendoia a euro, Aerositraconazolo Doc Generic a euro, Aerositraconazolo Ega euro, Aerositraconazolo Milan Generics a euro, Aerositraconazolo Sandoza euro, Aerositraconazolo Teva a euro, Aerositragerma euro, Aeroscaletra, compresse rivestite a euro, Aeroscaletra, soluzione a euro, Aeroschetoconazolera a euro, Aeroschetonova a euro, Aeroslopinavir Ritonavir Accorda a euro, Aeroslopinavir Ritonavir Milan a euro, Aerosnezzo Blu a euro, Aerosnezzoral, crema a euro, Aerosnezzoral, shampoo a euro, Aerosnorvir, compressa rivestita a euro, Aerosnorvir, polvere per sospensione a euro, Aerosprezzista, compressa a euro, Aerosprezzista, sospensione a euro, Aerosriataz, capsula a euro, Aerosrizolsta a euro, Aerosritonavir Milan a euro, Aerosritonavir Sandoza euro, Aerospendora euro, Aerosporandox, capsula a euro, Aerosporandox, soluzione a euro, Aerostribilda euro, Aerosintuzza a euro, Aerostrazzera euro, Aerostriasporin, capsula a euro, Aerostriasporin, soluzione a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Airsus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Airsus durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non ci sono dati nell'uomo. Tuttavia, gli studi sugli animali non hanno mostrato effetti di salmeterolo o fluticasone propionato sulla fertilità. Gravidanza. Una moderata quantità di dati su donne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Airsus non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Poiché copyright Airsus contiene salmeterolo più fluticasone propionato, ci si aspetta che la tipologia e la gravità delle reazioni avverse siano associate a ciascuno dei due componenti. Non si osserva incidenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dagli studi clinici condotti non sono disponibili dati circa il sovradosaggio con Airsus, tuttavia si riportano di seguito i dati disponibili sul sovradosaggio con i principi attivi usati singolarmente. I segni ed i sintomi del sovradosaggio da salmeterolo sono vertigini, aumento della pressione sanguigna sistolica, tremore, cefalea e tachicardia. Se la terapia con Airsus deve essere interrotta a causa di sovradosaggio della componente IA euroagonista del farmaco, si deve prendere in considerazione la necessità di adottare un'appropriata terapia steroidea sostitutiva. Inoltre, si può manifestare ipopotassiemia e quindi bisogna monitorare i livelli di potassio nel sangue. La somministrazione di potassio deve essere presa in considerazione. Acuto. L'inalazione acuta di fluticasone propionato in dosi superiori a quelle raccomandate può condurre ad una soppressione temporanea della funzionalità surrenalica. Ciò non richiede l'adozione di misure di emergenza in quanto la funzionalità surrenalica viene recuperata in pochi giorni, come evidenziato dalle misurazioni del cortisolo plasmatico. Sovradosaggio cronico di fluticasone propionato somministrato per via inalatoria. Deve essere monitorata la riserva surrenalica e può essere necessario un trattamento con corticosteroide sistemico. Quando si stabilizza, il trattamento deve essere continuato con un corticosteroide inalato alla dose raccomandata. Riferirsi al paragrafo 4.4. Rischio di soppressione surrenalica.
In caso di sovradosaggio acuto e cronico da fluticasone propionato, la terapia con Airsus può proseguire ad un dosaggio idoneo al controllo dei sintomi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci, esclusi gli anticolinergici. Codice ATC R03H06. Meccanismo di azione ed effetti farmacodinamici. Airsus contiene salmeterolo più fluticasone propionato che hanno differenti proprietà farmacocinetiche. Quando salmeterolo più fluticasone propionato sono somministrati in associazione per via inalatoria, la farmacocinetica di ciascun componente è stata simile a quella osservata quando i farmaci sono somministrati separatamente. Pertanto, dati preclinici di sicurezza. Gli unici problemi di sicurezza per l'uso nell'uomo derivati da studi sugli animali con salmeterolo più fluticasone propionato somministrati separatamente, sono stati effetti associati ad azioni farmacologiche eccessive. Negli studi, elenco degli eccipienti. Propellente. Norflurano, HFA 134A. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Airsus a base di salmeterolo più fluticasone sono Airflusal Sprayaler, Aliflus, salmeterolo e fluticasone DOC, salmeterolo e fluticasone Milan, salmeterolo e fluticasone SF, aerosol, Seretide. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.